La dottoressa Barbara Balanzoni colpisce ancora. E questa volta il bersaglio è il cuore stesso del sistema sanitario italiano. Una denuncia esposto depositata alla Procura della Repubblica di Roma, alla Corte dei Conti e al Garante della Privacy. 8 pagine che, se le accuse dovessero trovare riscontro nelle indagini, potrebbero aprire uno scenario clamoroso. Ma cosa c'è davvero scritto in questo documento? E soprattutto, perché questa denuncia sta facendo così discutere? Cerchiamo di capirle insieme, con parole semplici. Secondo la denuncia presentata dalla dottoressa Balanzoni, medico anestesista e rianimatore, ma anche laureata in giurisprudenza, alcuni alti funzionari del Ministero della Salute avrebbero adottato misure straordinarie legate a un presunto rischio da hantavirus di tipo Andes, senza che vi fossero adeguati presupposti scientifici e regolatori. La denuncia cita in particolare 2 circolari ministeriali emanate nel maggio del 2026. Secondo quanto riportato nel documento, queste circolari avrebbero previsto misure molto incisive. Parliamo di quarantene fiduciarie fino a 6 settimane per le persone considerate contatti ad alto rischio. 42 giorni! Un periodo durante il quale, sempre secondo quanto riportato, le persone avrebbero dovuto restare isolate in una stanza separata, mantenere distanza dai familiari, evitare di condividere stoviglie, ventilare costantemente gli ambienti e rinunciare ai mezzi pubblici e ai voli commerciali. Non solo. Sarebbe stata prevista anche una sorveglianza sanitaria quotidiana per tutto il periodo successivo all'esposizione. E ancora, screening nazionali mediante test PCR, reti di laboratori dedicate e trasferimento di dati sanitari all'interno di specifici sistemi di segnalazione. Fin qui qualcuno potrebbe chiedersi: dov'è il problema? Il nodo centrale della denuncia riguarda proprio questo. Secondo Barbara Balanzoni, infatti, il Ministero avrebbe adottato queste misure pur riconoscendo, nelle stesse comunicazioni ufficiali, che il rischio per la popolazione generale era valutato come basso o molto basso dagli organismi internazionali e che il principale serbatoio naturale del virus non sarebbe presente in Italia. Ancora più sorprendente, secondo quanto sostenuto nell'esposto, sarebbe il fatto che nel nostro paese non si sarebbero registrati casi storici di hantavirus Andes. Ed è qui che la denuncia assume toni ancora più duri. La dottoressa Balanzoni afferma che, attraverso richieste di accesso agli atti, sarebbero emerse risposte ufficiali secondo cui il Ministero della Salute non avrebbe effettuato una validazione diretta dei dispositivi diagnostici utilizzati. Secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, la registrazione dei dispositivi sarebbe avvenuta sotto la responsabilità dei fabbricanti e non avrebbe comportato una validazione scientifica autonoma da parte dello Stato. Tradotto in termini semplici, la denuncia sostiene che le autorità avrebbero imposto screening nazionali senza possedere direttamente alcuni documenti tecnici che, secondo la denunciante, sarebbero stati necessari per giustificare tali decisioni. Ma non finisce qui. Un altro punto particolarmente delicato riguarda il funzionamento della macchina decisionale. Secondo quanto riportato nell'esposto, non sarebbe stato costituito alcun comitato tecnico-scientifico specifico per l'emergenza hantavirus Andes. La gestione sarebbe avvenuta attraverso strutture interne del Ministero. Inoltre, sempre secondo la denuncia, non sarebbero stati disponibili alcuni elementi tecnici relativi alla validazione dei primer molecolari e ai valori utilizzati per determinare la positività dei test. Sono accuse pesanti. Accuse che, lo ricordiamo ancora una volta, dovranno essere valutate dagli organi inquirenti. Ma c'è un altro aspetto che potrebbe far discutere moltissimo l'opinione pubblica. La questione della privacy. Secondo l'esposto, dati sanitari estremamente sensibili sarebbero stati trasmessi tramite normali indirizzi di posta elettronica. La denuncia sostiene che informazioni riguardanti sintomi e possibili esposizioni epidemiologiche avrebbero viaggiato attraverso canali non adeguatamente protetti. Se confermato, si tratterebbe di un tema enorme, perché i dati sulla salute rappresentano una delle categorie più sensibili previste dalla normativa europea. Ed è proprio per questo che Barbara Balanzoni chiede anche l'intervento del Garante della Privacy. Ma quali sarebbero le conseguenze giuridiche ipotizzate? La denuncia elenca diverse possibili fattispecie che chiede alla magistratura di verificare. Tra queste troviamo il procurato allarme, la falsità ideologica in atto pubblico, l'omissione di atti d'ufficio e perfino l'ipotesi di arresto illegale in relazione alle misure di quarantena. Attenzione,
Si tratta di ipotesi formulate dalla denunciante e non di reati accertati. Sarà eventualmente la Procura di Roma a stabilire se esistano o meno elementi per procedere. Accanto ai profili penali, vengono inoltre ipotizzati possibili danni erariali legati alle spese sostenute per l'attivazione dei protocolli e presunte violazioni delle norme europee sulla protezione dei dati personali. Le richieste finali contenute nell'esposto sono altrettanto forti. La dottoressa Balanzoni chiede sequestri probatori urgenti, acquisizioni documentali, verifiche contabili da parte della Corte dei Conti e persino il blocco della piattaforma utilizzata per il trattamento dei dati relativi al cosiddetto flusso Andes. Una vicenda che riapre inevitabilmente un dibattito molto più ampio. Fino a che punto lo Stato può limitare le libertà individuali in nome della prevenzione sanitaria? Quali controlli devono esistere prima di adottare misure straordinarie? E quanto è importante la trasparenza quando si chiedono sacrifici ai cittadini? Domande che oggi tornano prepotentemente al centro della scena. Una cosa è certa: questa denuncia non passerà inosservata. E se le autorità decideranno di approfondire le accuse contenute nel documento, potremmo assistere a sviluppi destinati a far discutere l'intero paese. Adesso voglio sapere cosa ne pensi tu. Secondo te è giusto aprire un'indagine approfondita su queste accuse? Scrivilo nei commenti. E se vuoi continuare a seguire tutte le vicende che i grandi media spesso raccontano solo in parte, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché questa storia, molto probabilmente, è soltanto all'inizio.